Oggi in casa prepariamo il sushi del Chianti, un'invenzione di Dario Cecchini, il macellaio più famoso del mondo. Il sushi del Chianti è crudo, ma di carne naturalmente. Io ho potuto provare l'originale ed è buonissimo e adesso vediamo come possiamo replicarlo in casa. Prendiamo un limone e tagliamo dei pezzettini di buccia con un pelapatate. Tagliamo le bucce di limone a striscioline e poi le mettiamo da parte. Naturalmente devi usare limoni non trattati. E infine dividiamo in due il limone e lo spremiamo per ricavarne il succo. Lo trasferiamo in una ciotolina segnandoci il peso del succo di limone, servirà dopo. 50 grammi. Prendiamo uno spicchio d'aglio e schiacciamolo con lo schiacciaglio. E poi schiacciamolo ulteriormente sul tagliere, così in maniera da avere un po' una poltiglia. E infine aggiungiamolo al limone. Aggiungiamo anche un po' di sale. Poi, sempre aiutandoci con la bilancia, mettiamo tanto olio quanto era il peso del limone. Io non ho la ricetta originale naturalmente, vado un po' così come mi sembra che venga meglio. E infine emulsioniamo bene con un cucchiaio. Passiamo alla carne. Qui ho una fetta di bicchiere, da cui ne ho ricavate due un po' artigianalmente. Deve essere carne sicura ovviamente perché la mangeremo cruda. E adesso dobbiamo ricavarne degli straccetti sottili, più o meno lunghi la metà della larghezza di questa carne, una cosa così. Quindi taglio a metà, in questo caso sovrappongo, poi naturalmente dipende dal pezzo di carne che avete. E inizio a tagliare gli straccetti così, in questa maniera. Trasferiamo la carne in una ciotola abbastanza grande e poi condiamola con abbondante paprika. Io uso paprika dolce, qui bisogna proprio abbondare. Adesso riaggiungiamo la marinatura. Prima mescoliamo bene per riemulsionare perché si saranno un po' separati olio e limone nel frattempo. E poi iniziamo ad aggiungere un po' per volta. Deve risultare ben condito. Infine mettiamo sopra un po' delle scorzette di limone che avevamo preparato prima. Dimmi se non è uno spettacolo, io un piccolo assaggio lo faccio subito. Divino, quando avrà riposato un po' in frigorifero sarà la fine del mondo. Per cui lo copriamo con un po' di pellicola e via a riposare. Potrei servirlo con delle fette di limone se vuoi, ma va benissimo anche così in realtà.